Oggi parleremo di quella che è la segretezza o la riservatezza a seconda dei casi, ma questo ci permette di sviluppare quello che è l'entusiasmo o l'euforia relativa al progetto. Sembrano argomenti distaccati, ma è fondamentale invece comprendere quanto collegate sono queste cose. Innanzitutto realizzare un sogno o un obiettivo, realizzare uno scopo, avere una missione, è quello che noi definiamo il traguardo della nostra vita, o comunque le varie tappe, perché c'è un macro obiettivo finale con delle piccole tappe intermedie che sono i nostri micro obiettivi, ovvero dobbiamo fare tappa per tappa per arrivare al nostro obiettivo finale, quindi compiere la nostra missione terrestre, la nostra missione dell'anima, dello spirito, a seconda di come ognuno lo vuole chiamare. Per fare questo è necessario sviluppare una certa volontà. Per quanto riguarda la volontà andremo a fare un incontro poi a parte, però è fondamentale mantenere la riservatezza e la segretezza relativa al nostro obiettivo. Mi spiego, è un po' come quando noi abbiamo un obiettivo, è un po' come è il nostro sogno, quindi meno ne parliamo in giro, più questo sogno ha la possibilità di essere realizzato. E come dicevo, è fondamentale parlarne solo con chi ci può dare una mano a costruire il nostro sogno e selezionarlo adeguatamente, perché tra le varie persone ci potrebbero essere alcuni di quelli che vorrebbero, tra virgolette, diciamo il soddisfacimento del nostro obiettivo. In realtà poi si interpongono e c'è chi lo fa volontariamente, chi invece involontariamente, cioè in buona fede, va a distruggere invece quello che è il nostro obiettivo. Ecco perché è importantissima la riservatezza, e quindi parlarne solo con chi ci può dare la possibilità di realizzarlo, oppure addirittura in certi casi mantenere la segretezza. La segretezza vuol dire che è solo nostro e di pochissimi intimi, cioè quelli che sono coinvolti nel progetto, proprio per non avere le influenze esterne negative che potrebbero andare a distruggere il nostro obiettivo. Questo perché se noi ne parliamo troppo in giro, sappiate che ci sono due possibilità, forse anche più di due. Ci sono delle possibilità che uno, appunto, ci venga distrutto il nostro sogno, due, che ce lo rubino, cioè chi ha un'idea simile può avere la velocità maggiore nostra di prendere le nostre informazioni, i nostri mezzi e farlo lui. Questo da un certo punto di vista può essere anche positivo, perché significa wow, abbiamo un sogno, un obiettivo condiviso, però potrebbe andare ad inficiare il nostro, quindi è meglio tenerselo per sé. È un po' come un'azienda che non va a dire ai concorrenti come sta agendo all'interno. Perché? Perché l'azienda è mia, io devo far crescere la mia azienda. Questo non significa andare a distruggere l'azienda degli altri, ma significa che io mi devo concentrare sul mio. Quindi ci sono persone in buona fede che ci possono dare una mano e ci sono delle persone in malafede che vogliono invece distruggerci, come i concorrenti sul mercato, che invece di considerarci concorrenti ci considerano avversari da distruggere. Invece concorrere vuol dire correre con, cioè insieme. E quindi correre insieme vuol dire anche darsi una mano, un po' come fanno i ciclisti che hanno i 1, 2, 3 ciclisti principali che poi alla fine
faranno, come si chiama, Lo sprint, la la volata volata. finale, grazie, e però ci sono tutti gli altri gregari che aiutano chi deve fare poi la volata a non essere disturbato dagli altri e quindi a creare la Le situazione. condizioni più. Ecco, noi dobbiamo creare attorno a noi solo i gregari. Ecco questo, ecco il perché della segretezza o della riservatezza. Ripeto, dipende sempre dai casi e da quello che è il nostro obiettivo, da quelle che sono le persone che è necessario portare nella nostra vita, nel nostro obiettivo, missione, scopo, chiamatelo insomma come volete. Le azioni servono proprio per mantenere pulito il percorso e le informazioni e i mezzi per ottenerlo, cioè ci permettono di focalizzarci solo esclusivamente su quelle che sono le informazioni, su quelli che sono i mezzi che ci servono. Quindi non vediamo più o non percepiamo più o non ci lasciamo più deviare dalle informazioni sbagliate, ma riusciamo a concentrarci e a discernere quelle corrette e a discernere anche i mezzi corretti che ci vengono messi a disposizione. Per corretti significa sia in direzione dell'obiettivo, sia per quello che siamo noi relativi a quell'obiettivo stesso. Ok, perché lo stesso obiettivo per un'altra persona può significare mezzi diversi, conoscenze diverse. Quali possono essere le motivazioni che si possono interporre tra noi e il nostro obiettivo? Beh, possono essere le più svariate. Possono essere, per esempio, motivi personali, quindi che riguardano sia la nostra personalità stessa, quindi il nostro carattere. Per personalità noi sappiamo che tutto ciò che riguarda il mondo materiale, il mondo manifesto, cioè il nostro corpo fisico, il nostro corpo emotivo, quindi le emozioni, e il nostro corpo mentale, quindi i pensieri che noi facciamo. Fa parte della personalità e la personalità sappiamo che è il nostro ego e quindi potrebbe scontrarsi con il nostro spirito, con la nostra anima. Perché la personalità spesso e volentieri tende a voler soddisfare gli altri, cioè per sentirmi accettata, per sentirmi che valgo qualcosa, per sentire che sono qualcuno, soddisfo gli altri invece di soddisfare me stessa. E questo è un errore se noi vogliamo veramente ottenere i nostri obiettivi. Poi tutte queste modalità possono essere interpretate e fatte girare a nostro favore, un po' come nelle arti marziali l'energia dell'avversario la giriamo a nostro favore e quando lui ci attacca noi ci difendiamo con la sua stessa energia. Quindi è importante fare questo. Possono essere eventi esterni, cioè se si tratta magari, possono essere magari relativi alla nostra famiglia, possono essere relativi al nostro lavoro, ai nostri amici, possono essere eventi indipendenti da noi, quindi qualcosa che riguarda lo stato sociale, lo stato politico ed economico a livello magari nazionale o anche a livello mondiale. Può essere qualcosa di meteorologico. Insomma, possono essere tante le cose che si possono interporre.